Allora, salve Palmira, grazie di aver accettato di fare due chiacchiere con me. Grazie a te di avermi invitata e buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Palmira. Allora, la ragione per cui ti ho invitata è duplice. Intanto perché ho molto apprezzato il tuo libro, la tua raccolta di racconti a parti colori, quando l'ho letta 4 anni fa, mi pare che sia uscita in questo periodo, e quindi mi piaceva parlarne con te. La seconda ragione è che tu avrai visto, insomma, nel nostro panorama culturale i libri vengono presentati in maniera quasi ossessiva quando escono e poi finiscono nel dimenticatoio. Invece è un peccato perché se un libro vale deve essere in qualche maniera, no, mantenuto in circolazione ed è questa una delle cose che voglio fare con il mio blog. Sei d'accordo su questa Beh, cosa che ti dico? sì, mi sembra un'ottima idea, mi sembra anche un'idea giusta, in Infatti, effetti. anche perché gira tanta roba che insomma non, potrebbe pure non girare, quindi se qualcosa vale è bene che rimanga in circolazione. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti è questa. Tu hai scelto il racconto come genere, almeno a parte i colori. Come mai questa scelta? Insomma, il racconto non è che goda proprio di ottima salute in questo momento. Io lo apprezzo moltissimo, però diciamo che in generale è considerato un pochino di secondo piano. Tu che ne dici? Beh, diciamo che più che di secondo piano è che le case editrici scoraggiano la pubblicazione di racconti, cioè la scrittura di racconti, perché non li vogliono pubblicare, sostengono che il pubblico di lettori preferisca narrative più ampie, più lunghe sostanzialmente, e, e quindi sollecitano la scrittura di romanzi. È una cosa che andrebbe verificata, io non, cioè, non ne sono tanto sicura. Certo. Mm, e perché pensiamo, voglio dire, Alice Munro ha avuto un Nobel per i suoi racconti, e non so se all'estero anche abbiano quest'idea, io non credo, però No, in scrittori ambito di americano io ne racconti. sono sicura perché diciamo che se uno va a vedere i premi Pulitzer che sono stati assegnati, ci sono moltissime raccolte di racconti che hanno questo riconoscimento e poi ci sono Forse scrittori, insomma, no, molto quotati che lo fanno, per cui probabilmente succede qui nel panorama nostrano, non quel panorama fuori. nostrano, è vero. E infatti i miei racconti non sono stati tutti scritti di fila, ma sono stati un po' scritti appunto in un tempo decisamente più lungo, lungo, e sono stati pubblicati anche negli Stati Uniti, prima ancora che in Italia. Ah, Quindi vedi, sia in questa è una italiano che... cosa che io non sapevo e mi fa molto piacere venirne a conoscenza, perché vedi, oltreoceano sono sicura che il racconto è molto più apprezzato di quanto non sia qui da noi. Senti, come ti arrivano queste storie? Perché Eh, è una cosa che forse è difficile anche da spiegare, mi rendo conto, però potrebbe essere interessante capire. Ma sì, vorrei, per finire anche, Ah, sì, diciamo, per scusami. finire di rispondere alla Certo. domanda precedente, che appunto se la mia risposta potrebbe sembrare in contrasto con la successiva. Il racconto mi è congeniale perché lo considero una forma essenziale, compatta, in cui tutto appunto è necessario e in cui ci deve essere anche una relazione necessaria, armonica tra le parti, no? Non c'è spazio per le digressioni, per spiegazioni, insomma, e tutto è molto concentrato. Quindi questa idea della misura, di una misura che tende alla perfezione, mi attira molto, mi attira molto. E questo è un po' in contrasto con quello che succede, però invece, appunto, come arrivano questi racconti? Arrivano così, cioè non per una pianificazione, no? Infatti io non scrivo mai una scaletta della trama, quando comincio non so mai dove arriverò. Questa è la cosa che mi affascina, il partire così, sull'onda di un'emozione, di un'immagine magari, di un'immagine di partenza, e poi riuscire però ad arginare la scrittura in maniera che risulti molto equilibrata nella forma, nella struttura. In qualche maniera questo si avverte leggendo, che c'è un'emozione di partenza e che c'è una forma controllata poi di scrittura andando avanti.
Quasi tutti i racconti sono centrati, come è ovvio che sia, su un unico personaggio, perché poi non c'è molto più spazio per fare altro. Questi personaggi vengono colti in un momento particolare della loro vita e hanno l'urgenza di dire a qualcuno quello che gli sta succedendo. È una mia impressione di lettrice oppure è qualcosa che corrisponde a quello che tu senti quando scrivi le storie? Sì, penso che si noti che nella scrittura è sempre il personaggio che parla, spesso parla a se stesso, pensa comunque, se vogliamo un po' essere precisi, è un pensiero ad alta voce, è come se fosse un pensiero ad alta voce. Quindi il personaggio deve essere per forza il centro, perché tutto quello che viene visto, tutto quello che viene interpretato è attraverso gli occhi di un personaggio, che non necessariamente ha una, anzi spesso non ha una percezione veritiera di quello che gli accade. E il lettore percepisce che quella visione in alcuni casi è distorta, però c'è una focalizzazione molto forte su un'anima. Sì. Sì, è vero, non solo su un'anima, ma su una voce, che quasi sempre è immediatamente riconoscibile, quando si legge si percepisce in maniera forte questo. La cosa che a me ha impressionato leggendo è che molti di questi personaggi parlano con qualcuno che però non risponde. Per esempio, o non è in grado perché non sente bene, c'ha un orecchio che non è quello giusto, oppure non è presente all'interno della narrazione. Come mai questa scelta? Beh, perché sarà una mediazione tra il pensiero, come insomma, il pensiero joysiano Mhm. dell'Ulisse, una mediazione, e invece il teatro, per esempio. Cioè, sono Infatti. un po' come dei monologhi teatrali, sono come degli aside. Cioè, mi metto da parte e faccio il punto della situazione. Come peraltro succede, io credo nella vita succede a tutti noi, no? Che a un certo punto, anche facendo cose, però ci si ferma con la mente, ci si ferma a cercare di rivedere quello che si è fatto, il nostro passato, remoto, recente, e capire a che punto si è arrivati e perché e in che direzione andare. Quindi è un parlare a se stessi. Spesso l'interlocutore appunto non c'è, specialmente quando i racconti sono in terza persona. Però la focalizzazione è sempre sul pensiero di un personaggio. In effetti hai ragione, sono dei veri e propri monologhi drammatici questi che tu, molti dei tuoi racconti, no? Quindi è un personaggio che fa l'eside, come giustamente dicevi. Ti dicevo prima che hanno una voce chiaramente riconoscibile. Come viene costruita questa voce? Chi legge la percepisce immediatamente, no? Sono tutte diverse una dall'altra e non c'è modo di confonderle. Sono Ehm, contenta che tu mi dica questo, sì. vabbè, Perché perlomeno da lettrice ti dico quello che io percepisco. no, non voglio dire, non è tanto, non è così semplice in realtà, No, immagino perché di no. credo che questo dipenda dal fatto che, appunto, che il fuoco sia all'interno. Quindi se pensa a un personaggio, il personaggio deve avere il suo linguaggio, è proprio, ha delle parole che sono solo sue, delle frasi che possono essere solo sue. Mentre quando il narratore descrive dall'esterno, poi è il linguaggio del narratore che prevale e quindi può essere sempre, cioè, può essere uniforme, omogeneo. E invece nel mio caso, nel caso di questi racconti di A parte i colori, insomma, i personaggi sono diversissimi, sono uomini, donne, Infatti, insomma, giovani, vecchie, insomma, e quindi ognuno ha la sua una voce. sua lingua caratteristica. Non solo quelli che parlano in prima persona, anche quelli in cui il narratore è in terza persona, si riconosce benissimo la voce. Ecco, per esempio, come scegli tu? Oppure è una scelta o ti viene così il fatto di narrare in prima o in terza persona? Quello che mi interessa è che non cambi, cioè Mm, la terza persona è più sperimentale, mm, perché bisogna ottenere lo stesso effetto di limitazione sul pensiero del personaggio con,
apparentemente stando fuori, ma in realtà è soltanto una terza persona grammaticale. Sì. Il narratore non sta mai fuori, non guarda mai dall'esterno, cioè, e quindi Questo si mi percepisce. Io ritrovo. preferisco i tuoi racconti in prima persona, devo dire, almeno in questa raccolta. Mi sembrano quelli che vengono fuori meglio, però qui è un'impressione da lettrice, insomma, non da critico in generale, ecco. Un'altra cosa che volevo chiederti e che nelle tue storie viene fuori è che i personaggi sono, moltissime sono donne. Ci sono anche uomini, ci sono bambini, ci sono persone anziane, ma la maggior parte sono donne. Come mai questa scelta? È voluta oppure anche qui capita? È capitato, ma immagino che sia anche dovuto al fatto che l'universo femminile forse mi è più, Più familiare? no? Sì, assolutamente più familiare. Immagino che sia per questo, anche se i personaggi maschili sono usciti così con una forza tale, con una caratterizzazione molto forte, io trovo. Ce ne sono un E, paio che sono veramente notevoli, devo dire. e quindi per cui mi hanno anche chiesto, ma come fai a sapere come penso io? Come fai a Qualche sapere uomo me come... l'ha detto, immagino. Magari, insomma, questa domanda non la farebbero agli scrittori No, uomini che hanno... probabilmente No, no, hai ragione. come mai Anna Karenina è avvenuta così? Cioè, Non però credo è che gliel'abbiano tipico, no? Perché chiesto noi donne così. dobbiamo sempre giustificare un pochino le nostre scelte, l'abilità di capire anche la psicologia maschile, no? Però è così, purtroppo. Allora, un'altra cosa, pur trattando questioni a volte molto dolorose in alcuni dei racconti, sembra che alla fine ci sia sempre uno spiraglio positivo. È una mia percezione di lettrice oppure pensi che abbia colto nel segno? Questo chiaramente è un esito non prevedibile ed Certo. inconscio. Immagino che dipenda da una visione della vita che poi alla fine è di accettazione, ma forse, ecco, vorrei spiegarmi meglio, è di accettazione dell'imperfezione umana. Ah, Mi sono trovata a vedere che tutto sommato, insomma, questi personaggi, anche i peggiori eticamente, perché sì, qualcuno ma tutti. eticamente non è proprio, però vengono descritti con una certa comprensione, ma Sì, forse perché appunto essendo poi visti dall'interno, chiaramente è la loro percezione di sé che esce fuori. sì, non c'è un atteggiamento di giudizio, questo traspare in maniera No, molto no, non chiara. credo. Infatti, ed è una delle cose belle dei racconti, poi, no? Il fatto che diventi ancora più godibili, perché voglio dire, nessuno di noi è perfetto, quindi ritrovarsi è più semplice, no? In queste situazioni. Un'altra cosa che volevo chiederti era che Roma, no? I racconti sono quasi tutti ambientati a Roma, forse uno o due si spostano fuori, ma insomma hanno comunque connessioni. È uno dei protagonisti indiscusso, una delle protagoniste indiscusse dei tuoi racconti. Anche qui è una scelta cosciente, è qualcosa che è emerso, oppure dici tu? Io ho seguito l'indicazione di Jane Austen quando alla nipote scrisse: quando scrivi, scrivi di quello che sai, Eh, di, di dove sai. E Roma è chiaramente, forse c'è soltanto dopo Roma, conosco abbastanza bene soltanto Londra, ma Roma chiaramente è la città in cui vivo, ho sempre vissuto, sei nata a quindi mi è Roma, tu sembrato Palmiro? naturale che ci fossero dei riferimenti a dei luoghi. E, quello che poi è uscito fuori, che mi hanno fatto osservare, è che comunque c'è esce fuori quasi un amore Sì. anche se voglio dire, non è che io parli e descriva molto, sono semplicemente delle ambientazioni. Parlano i luoghi di per sé, voglio dire, non c'è un accento particolare, però insomma, siccome i racconti sono ambientati in vari luoghi di Roma, e forse in uno in particolare, che è quello, il fiume, credo, no? In cui c'è proprio il centro della città. Nel resto ci Sì, sono vari ce n'è uno proprio intitolato, credo, Testaccio. testaccio, no, per testaccio, esatto. Sì. E poi sì, il fiume Eh, parla del Colosseo del all'inizio, c'è Colosseo e un'intrica con il di questa Colosseo. ragazza che lavora al centro in un museo, quindi è proprio il centro di Roma e passeggia.
godendosi, no, il meglio della città, direi. E dice a mio, cioè sì, sì. Infatti. È un po' una sensazione che penso sia di molti romani, no? Quando nelle vicinanze, di questi monumenti così belli, vedere tutti questi turisti certe volte ci dà un po' di, no? Ci sentiamo un po' gelosi Eh sì, forse. eh. Credo che questi siano i sentimenti della protagonista di quel racconto. E poi emerge anche la Roma quotidiana, no? Quella che non è soltanto bellezza, magari dei monumenti, ma del traffico, degli impicci di ogni giorno e di tutto il resto. E questo Eh sì. emerge chiaramente anche in alcuni dei racconti, direi, no? Quindi non è soltanto celebrativa la Roma che tu... No, no, intanto io cioè, l'ho usata come ambientazione e i romani non è che vivano in centro, vadano in giro col naso in aria a guardare le opere d'arte, cioè i romani a Roma ci lavorano, ci vivono e quindi per forza di cose la descrizione poi è della realtà, del raccordo, per esempio. esatto, No? del Cioè Roma, traffico. Roma per i romani, beh sì, è questo. Eh, Però è a Roma che non vuole attirare su di sé troppo l'attenzione, cioè perlomeno io come autrice non volevo che Roma attirasse troppo l'attenzione. Vuole essere un contesto urbano contemporaneo, No, no, ma hai quindi ragione, credo che sia perfettamente riuscito quello che tu dici. Tu lo sai che è uscito recentemente una raccolta di racconti di Jhumpa Lahiri, che è questa scrittrice americana di origine indiana che ha scelto Roma come sua città di elezione. Lei dice che qui si sente a casa e la sua raccolta si chiama Racconti Romani, un po' con l'eco dei sì, racconti romani di Moravia, non so se tu li hai letti. E anche lei più o meno fa una scelta tipo la tua, no? Che sono vari aspetti della città che emergono perché i protagonisti poi ci vivono, anche se i suoi protagonisti sono sì. quasi sempre stranieri, come si può immaginare. Tu ce n'hai solo uno, mi pare di ricordare, no? Che era il marito di uno dei tuoi personaggi all'interno dei racconti. Per te è diverso, Sì, infatti me l'avevo un po' dimenticato perché vedi? nei miei Te lo racconti c'è dico. sempre un protagonista, un personaggio su cui appunto mi Eh, focalizzo, ma c'è sempre a latere qualcun altro. è E in vero. questo caso sì, è un personaggio tedesco, mi pare di Punto. ricordare, sì, ma Vedi? poteva essere un'altra nazionalità. Sì, la Iri che ha una scrittura raffinatissima, chiaramente, sì, sono dei bellissimi racconti, vede Roma attraverso gli occhi di stranieri e comunque anche lì non c'è celebrazione, è la Roma di tutti i giorni, anche, mi pare di ricordare anche la campagna, cioè che, Sì. no, queste case di campagna che vengono affittate, come viene vissuta dagli stranieri che ci vivono, che ci lavorano e che quindi si misurano con aspetti di questa città. È per questo che a me Infatti sono lei non riflesse. mi pare, avevo notato che lei non nomina i luoghi, No, se lei non non nomina, raramente, se non non nomina raramente. veramente i luoghi, ma alcuni sono molto riconoscibili, se uno vive a Roma Sì, poi insomma li identifica. Però era, quello che mi ha fatto pensare ai tuoi racconti era proprio questo, insomma, che è una Roma vissuta, non celebrata, no, nel bene e nel male, nella sua quotidianità. Quindi vedi scrittori molto diversi, no, con esperienze e anche culture diverse, però poi percepiscono aspetti simili in fondo, se tu ci pensi. Poi l'ultima cosa che ti volevo chiedere, insomma, non so se è deformazione professionale per me, ma sento molto l'eco dei Dubliners nei tuoi racconti. Anche qui è una mia impressione, oppure... mi dici mi dici delle cose bellissime. Io sono no. cresciuta no, con Dublin, sono cresciuta con Joyce, cioè sono Eh, una studiosa joyciana. E ho letto chiaramente, credo che per averli letti in età giovanile questi racconti hanno sicuramente lasciato un'impronta, tant'è che è l'impronta fondamentale, credo che l'aspetto fondamentale sia che non è tanto la trama che è importante, non è tanto quello che accade e quello che accade non è mai articolato, prolungato, insomma, è il momento e la percezione di sé che questi personaggi a livello emotivo, psicologico hanno, per cui nell'arco di un racconto c'è un cambiamento del personaggio, dell'io del personaggio.
Sicuramente, questo Sì, sicuramente. ma sarei felicissima di poter dire che Joyce è il mio maestro, Beh, non c'è felicissima. niente di male, secondo me bisogna mirare in alto poi, perché no? No? Non vedo, non ci trovo nulla di male. Un'ultima cosa, torno un attimo su Roma, perché tu hai pubblicato di recente un saggio questa volta, Robert Browning a Roma. E qui è una Roma chiaramente molto diversa rispetto a quella dei tuoi racconti, immagino. Eh Ci beh dici sì, perché qualcosa? Browning ambienta alcuni suoi poemi, anche il suo capolavoro, L'Anello e il Libro, nella Roma del Cinquecento e del Seicento. Quindi L'Anello e il Libro parla di un processo avvenuto a Roma nel 1698. Sì, è un saggio che insomma, mi ha dato tanta gioia nell'elaborazione perché ho scoperto come. Beh, e che anche mi ha insegnato tanto, perché Browning è appunto un altro scrittore che non ama l'effusione, non ama esserci, crea dei personaggi e quindi la visione del mondo è la visione del mondo di personaggi diversi. E quindi se pensiamo appunto all'Anello e il Libro, ci sono tanti personaggi e tutti raccontano la medesima storia. È come un romanzo a tante voci, ma la trama anche lì non, è data già all'inizio, la trama, quindi non ci si deve concentrare su quello che succederà, già si sa come finisce, ma ognuno presenta la propria percezione di quel reale. E quindi insomma Browning mi piace molto, ma Browning è poesia drammatica e quindi io amo il teatro, amo questo tipo di scrittura e quindi è stata una bella esperienza scrivere questo saggio. Sicuramente, perché Palmira non solo scrive racconti, ma ecco, scrive saggi, è una studiosa di letteratura inglese, fa teatro, fa cinema, scrive poesia, fa moltissime altre cose. Magari in un'altra occasione Palmira ci illustrerà tutto questo. Adesso invece l'ultima cosa che volevo chiederle era non da studiosa o da scrittrice, ma da lettrice. Palmira, tu hai un libro che è il tuo libro di conforto che ti piace rileggere quando sei particolarmente giù oppure quando hai bisogno di consolazione. Diciamo che quando ho bisogno di conforto o consolazione c'è la poesia Ecco. più che la narrativa, Ma, c'è la poesia, che mm, la poesia parla a me come persona, mm. quindi È la tua poesia o credo. quella di qualcun altro? No, no, la poesia, cioè, dei Ah, grandi maestri, ma anche, cioè, io amo, beh, per esempio della letteratura italiana, io sono un'appassionata di Pascoli, perché ah, che trovo modernissimo sempre e quindi è sempre un piacere per me che rileggerlo. bello. Ma non so, per esempio amo Philip Larkin, che Ah, rappresenta nella sua poesia proprio la nostra contemporaneità, secondo me, anche se voglio dire è un po' spostata negli anni, magari indietro, però però per esempio Philip Larkin mi piace con questa visione tantissimo, ogni volta per me è una miniera di immagini, di aspetti che descrivono la vita. senti, invece l'ultima cosa, poi ti lascio andare perché sei stata veramente molto molto gentile. C'è stato un libro che pensi che abbia cambiato la tua vita o l'abbia indirizzata da una parte invece che da un'altra? È una domanda Vabbè, difficile, lo so. dirò una cosa, no, ho letto i classici, voglio dire, da giovane ho letto Guerra e Pace non so quante volte, Eh, però se devo dire, vorrei nominare, dai. devo essere sincera, un autore che non è tanto noto in Mhm. Italia, che, che ho riletto e che veramente mi ha fatto capire tante cose di quello che stavo vivendo, è David Lodge. Ah, Eh, sì, David Lodge, per chi lo non lo conosce, conosco. è un professore universitario che ha scritto tutta una serie di Campus, romanzi. Campus Novels, no? Sono i romanzi di... Ha scritto e in ogni romanzo c'era una fase della sua vita e corrispondevano alle fasi della mia vita. Per cui in alcuni casi io in certi anni aspettavo il prossimo, il libro successivo. Infatti adesso è nella fase della vecchiaia e c'è tutto un mondo appunto legato. Però adesso non posso dire che mi abbia indirizzata, però mi ha sollevata di tanti, perché quelli che io trovavo
dei miei problemi, poi vedevo che li vedevo invece lì descritti anche con una certa ilarità, comicità, e Molta quindi mi ironia, ha sì. ironia, tantissima ironia su quelli che erano i problemi del tempo nostri, di noi Eh, giovani, poi di noi donne studiose, degli insegnanti. C'è un bellissimo romanzo su che cosa significava per loro andare, per questi personaggi andare al cinema, che era un po' insomma quello che anch'io ho vissuto, cioè dei tempi in cui si entrava nel cinema non si voleva più uscire. eh. E quindi ecco, David Lodge devo dire che mi ha accompagnata e mi ha un po' sollevata, in effetti, sì, Non questo è sì. male per un libro, direi, no? Che forse non ci si può aspettare di più. Va bene, Palmira, ti ringrazio, è stato veramente un piacere ascoltarti. Moltissime cose molto interessanti, non soltanto per me, ma sono sicura anche per molti altri. Alla prossima, Palmira, quando uscirà il tuo prossimo libro, ti Ah, prometto non lo so, di richiamare. non lo so proprio, non lo Va so proprio. bene, lasciamolo aperto così come cosa. Bene, Va bene? ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Palmira. Arrivederci.